farvelo vedere partendo dalla fine, perché questo è il gran finale. Il sole sulla sinistra e il vulcano sulla destra. C'è più coda per il cappuccino che per il boarding. Un colpo di culo della giornata, ho il posto nello stato di emergenza per le gambe distese. Un'altra vita qua. Amici e amiche del tubo, buongiorno, buongiornissimo da Catania. Cosa ci faccio qui? Beh, passo una giornata a Catania. Prima tappa ci vuole subito una super colazione, vi porto in un posto qui vicino. Tra l'altro qui ho dormito 2 anni fa, l'ostello più bello che ho mai visto, è qui. Eccomi, ho fatto il pieno di calorie, quindi sono pronto per questa giornata super concentrata qui a Catania. Tra l'altro fra un po', fra 2 ore, arriva il Giro d'Italia. Ma prima vi faccio vedere una cosina. Questo è il mio negozio preferito per comprare le minchiate. Beh, una minchiata la dovevo comprare. Lampadine a energia solare da appendere da qualche parte. Tipo questi occhiali qua li ho presi 2 anni fa a 2 euro, sempre qui. Ma adesso andiamo subito in centro, vi porto prima a Villa Bellini e poi andiamo in piazza perché parte il giro. Percorrendo la Vietnea, sicuramente il primo posto da visitare è il Giardino Bellini, o comunemente detto Villa Bellini, uno dei giardini più vecchi della città, del 1700, che è stato dedicato al noto compositore. Le coincidenze della vita. Vengo un giorno a Catania, neanche un giorno, 12 ore, e mi becco il Giro d'Italia. Sempre sulla via principale troviamo questa bellissima chiesa della Puleggiata, una chiesa del 1700. Tra l'altro, una curiosità, 2 anni fa sono stato testimone di un bel episodio, un matrimonio bellissimo, che mi sono poi trufolato. Passata la piazza centrale e il Giro d'Italia, ci buttiamo nel mercato del pesce, Piscavia. E qui veramente una magia di colori, di voci anche, oltre che di sapori, e qui c'è proprio la città. Mi sto inebriando, Quasi quasi me ne pappo uno. Ci sta. Ma cosa ve lo dico a fare? Questo è solo un riscaldamento, perché poi mangerò un bel cuoppo verso la 1, adesso sono circa le 11. Che bello.
Gli sciampo che non ne usa! Gli sciampo che non ne usa! Signorina, ci facciamo la prima facci tre bella. Signorina, facci tre bella. Adesso è un momento importante perché bisogna scegliere il posto dove andare a mangiare pranzo. Qualcosa ho in mente, anzi sicuramente in mente. Vi porto in un posticino qua dietro la pescheria, anzi vista pescheria. È arrivato un bel cuoppo pescato del giorno senza rische. Allora ragazzi, qua le cose sono serie, sono da Sciroccolab, è un chiosco che c'è qui vicino al mercato del pesce che mi piace un sacco. Questo è un pescato del giorno senza rische. Cucù, cucù. Mercato finito, pesce mangiato e basta la giornata. Un cafferino ci vuole adesso. Dai, che forse ho trovato il caffè. Adesso vi porto a vedere il castello Ursino. È un castello che fino a 4 secoli fa stava sul mare, adesso è a 500 metri di distanza. Vi spiego perché. Questo castello fu costruito nel XIII secolo ed effettivamente era un castello che dava sul mare. L'11 settembre del 1669 la più grande eruzione dell'Etna sommerse la città e spostò il mare indietro di 500 metri. Queste rocce sono probabilmente rocce vulcaniche dell'eruzione del 1969. All'interno del castello poi troverete il museo civico. Facciamo questa piccola pausa perché il parco ho trovato qui qualcosa carinissimo, mi piace, e c'è molto verde, avete visto fuori, e un po' di buona musica. Ci voleva sta coca rinfrescante, adesso però vi porto in un posto che forse è il mio preferito della città, è questa città veramente immersa nel barocco. Adesso attraversiamo di corsa e guardate questo portone. Guardate questa porticina, vi porto dentro.
incredibile, dentro questo cortile c'è questo teatro romano del secondo secolo, penso che arrivi quasi a 10.000 posti, una cosa del genere. La cosa bella è che lo sfondo c'è il barocco. Sorry. Sembra di entrare in un palazzo normale, poi ti trovi una meraviglia del genere. Occhio al gradino sotto, ecco. Questa è una strada. Qui siamo nella via dei Crociferi, una piccola via dietro l'Etnia, che è forse la più bella via di Catania, perché nell'arco di 200 metri abbiamo addirittura 4 chiese e un'esplosione di stili incredibile. Il Giro d'Italia se n'è andato, tutto pulitissimo, però forse è arrivata l'ora di un bel cannone. La nave è stata sola. Sono le 6 del pomeriggio e dopo un bel cannolo adesso vi porto a fare un bel aperitivo su una terrazza bellissima, panoramica di un ostello che c'è qui. Direi la degna conclusione di questa bellissima giornata. Siamo qui in questo bellissimo ostello che si chiama Ostello degli Elefanti. C'è questa terrazza panoramica veramente spettacolare, si può entrare anche se non si è ospite dell'ostello, basta fare una tessera, costa 8 euro, ma compreso c'è questa. Mi dispiace quasi tornare a Milano, ma io alle 10 di sera ho il volo. Sole che tramonta sulla sinistra e il vulcano sulla destra. Che spettacolo, ragazzi! I'm an Englishman, I'm an Englishman, I'm an Englishman in New York. Ho un cesso di vaso. Carino sto quartiere, si chiama Belillo. E così questa splendida giornata qui a Catania volge al termine, queste 12 ore, me ne torno in aeroporto adesso. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao!